Un piatto, lo abbiamo visto, che si sposa bene con i rossi, e a proposito di vino, quelli kosher sono sempre più richiesti, un mercato in forte crescita. Il termine kasher significa consono o adatto, ovviamente riferito a quello che è tutto il discorso dell'alimentazione, quindi incluso anche i vini dell'alimentazione in ambito ebraico. Alimenti e vini di grande eccellenza prodotti nel solco della tradizione ebraica sono i cosiddetti prodotti kasher, che seguono le indicazioni dell'Antico Testamento. I cibi, come i vini, vengono realizzati attraverso un procedimento molto particolare, attento e meticoloso. Dopo la raccolta dell'uva subentra subito l'intervento di un rabbino, di un'autorità che deve scegliere i grappoli migliori, e da quel punto in poi tutta l'operazione di vinificazione viene seguita in prima persona appunto da questa autorità rabbinica. Il vino deve essere riposto in contenitori che siano botti o contenitori con altro materiale, separati, assolutamente devono essere lavati, risciacquati, e poi per tutte le varie procedure di verifica del vino nel corso della sua percorso di vinificazione, solo il rabbino può accedere facendo appunto verifiche e assaggi. Si tratta di vini che ricoprono una grande importanza, anche simbolica. Il vino kasher è importante anche perché viene utilizzato durante le cerimonie religiose, durante le funzioni religiose, per cui sicuramente riveste una grandissima importanza dal punto di vista culturale ebraico. Una qualità che viene riconosciuta grazie ad una certificazione specifica. Noi come comunità ebraica facilitiamo tutti quelli che vogliono entrare in questo grande mercato, sempre in espansione, con le certificazioni. In Italia il mercato di questi vini è in grande crescita. Stiamo rilevando una crescita ormai da diversi anni, una crescita aggregata attorno al 5-7% di anno in anno, e anche per i prossimi 5 anni prevediamo una crescita non esagerata però molto costante, attorno sempre al 5-6-7% ogni anno. C'è una forte presenza del Moscato d'Asti su tutte le tavole kosher, e poi successivamente il Prosecco, che cresce tantissimo in generale e quindi anche kosher, Gewürztraminer, sempre molto richiesto, e poi anche il Pinot Grigio per quanto riguarda i bianchi. Sui rossi sicuramente grande attenzione sul Sangiovese in generale, soprattutto toscano, però anche di altre regioni, e poi sul Primitivo, che forse è il rising star del vino kosher rosso. In testa alle regioni produttrici di questa tipologia di vini c'è la Lombardia. Siamo molto fieri di essere la regione con il maggior consumo di vini kasher in Italia, una prospettiva che ci lusinga, che ci fa assolutamente capire come la scelta di Regione Lombardia di puntare soprattutto sulle produzioni di qualità converga anche nella scelta dei consumatori che vogliono trovare innovazione, qualità, ma anche nel solco della tradizione.